Ciao, io sono Abbo e questo è un nuovo video. Oggi è 17 giugno e ad un mese esatto dalla giornata mondiale contro l'omofobia volevo parlare di una cosa riguardante appunto il mondo LGBT. Ultimamente si sta parlando molto spesso di questo disegno di legge, di questa probabile futura nuova legge, ovvero il DDL Zan. Vi siete chiesti quanto sia importante e siete in grado di riconoscere quanto la vostra risposta sia più o meno giusta? Bene. Molti esponenti del mondo della politica si stanno schierando in due diverse parti. C'è quindi chi approva questa legge e chi disapprova assolutamente. Si è parlato molto spesso di questo argomento in dibattiti televisivi e talk show. Tutti fanno teatrini e spettacolo in TV mettendo al centro quelle che secondo loro sono le loro idee e le loro opinioni. Adesso capisco la libertà di esprimere ciò che si pensa, le proprie idee, le proprie opinioni. In un paese libero come il nostro, assolutamente ben venga, però penso anche da un lato che per almeno una volta dovrebbero scendere dall'alto del loro piedistallo e provare ad immedesimarsi nelle persone che chiedono e vogliono fortemente che questa legge venga approvata. In Italia si parla da un casino di tempo di un'ipotetica legge contro l'omofobia, l'abilismo e la misoginia, già approvata alla Camera ma ferma al Senato da parte soprattutto della Lega. Eppure in Europa la maggior parte dei paesi ha già approvato delle leggi che contrastano appunto l'odio nei confronti delle persone LGBT. Basti pensare che sono 22 paesi circa che puniscono i crimini d'odio contro l'orientamento sessuale. Cos'è quindi il DDL Zan? L'ho già praticamente detto, ma riassumo velocemente. È un disegno di legge che mira a punire chi istiga a commettere o commette atti di violenza o discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale e sulla disabilità. In Italia la legge Mancino del 1993 prevede già sanzioni più severe per quanto riguarda le violenze o l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il DDL Zan non è altro quindi che un'estensione che dovrebbe essere aggiunta alle aggravanti presenti nelle leggi sui crimini d'odio. Per farvi degli esempi, ad esempio il 13 maggio, quindi molto recentemente, una ragazza di 18 anni a Bari, dopo aver invitato le persone via web, tramite web, quindi tramite internet, a partecipare alla manifestazione del 17 maggio contro l'omo-bi-transfobia, subito dopo ha ricevuto delle minacce, dei commenti minacciosi e anche delle chiamate anonime, una serie di chiamate anonime ininterrottamente caricate di insulti. Il 18 maggio a Manfredonia un ragazzo mentre stava passeggiando sul lungomare è stato colpito ripetutamente da lanci di bottiglia da un'auto accompagnati da insulti omofobi. Il 21 maggio Silvana a Valle Fiorita, già vittima di precedenti episodi, dopo aver sporto denunce ai carabinieri, si è trovata l'auto danneggiata.
Ancora più recentemente, il 29 maggio, a Palermo, una coppia omosessuale di Torino, colpevole di tenersi per mano, è stata aggredita da delle baby gang. Ma potrei continuare all'infinito, dato che situazioni del genere continuano e continueranno sempre ad esserci, e ce ne sono molte di cui non sappiamo nemmeno nulla. Tra l'altro questa legge, oltre alle altre cose, vuole istituire la giornata nazionale contro l'omotransfobia, che è già esistente, ovvero quella del 17 maggio, durante la quale le scuole dovrebbero organizzare iniziative che promuovano l'inclusione, il rispetto e il contrasto dei pregiudizi nei confronti delle persone LGBT+. Basterebbe pochissimo per far sì che queste persone siano più tutelate, ma il problema, il punto, è che alcune persone, tra cui Fratelli d'Italia e la Lega, continuano a dire che questa legge non serve a niente, limita la libertà di espressione, la comunità LGBTQ+ è già tutelata, e altre bugie che non sto qui ad elencare. A favore di questa legge ci sono un sacco di persone, ed infatti molti esponenti della musica italiana, dello spettacolo, del cinema, chi più ne ha più ne metta, si sono esposti pubblicando sui loro profili social una foto con su scritto sulla mano, con su scritto DDL Zan, e questi sono alcuni dei tanti. Ecco, io sono una di quelle persone che è a favore di questa legge. Continuiamo a sottovalutare l'importanza di questa legge, ma il punto è che è davvero una priorità ed è soprattutto fondamentale per evitare che capitino situazioni di odio e violenza di cui sentiamo ormai spesso parlare e che sono all'ordine del giorno. Per chi fosse contrario ancora o nutrisse ancora qualche dubbio per quanto riguarda questa legge, lo invito semplicemente a rifletterci su. Tra l'altro vi auguro un buon Pride Month, ricordandovi che fra 2 giorni, quindi il 19, ci sarà il Gay Pride a Lecco e il 26 a Milano e Roma, così via. Partecipate in tanti per supportare questa bellissima e grandissima comunità. Vi ringrazio per avermi seguita fin qui e di avermi ascoltata. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e nuovi contenuti. Mettere mi piace a questo video, commentarlo aggiungendo l'emoticon dell'arcobaleno e della bandiera LGBT, a condividerlo se volete condividerlo. E niente che dire, ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!